un paio di video ho già accennato qualcosa su come dividere in sezioni la tastiera o sovrapporre più suoni insieme, ma c'è sempre qualcuno che mi chiede un tutorial specifico. Quindi oggi vi accontento e ne approfitto anche per spiegare qualche altra cosetta, sempre utile a chi ha le idee confuse. Dividere la tastiera in sezioni, in gergo si chiama split. Il caso più comune è due settori, sinistro e destro. Solitamente con suoni diversi, per esempio basso a sinistra e piano a destra, oppure synth a sinistra e fiati a destra. Due settori sono tipicamente suonati con le due mani, ma non è raro il caso in cui si renda necessario avere più di due settori, soprattutto su tastiere estese. Assegnare invece più suoni agli stessi tasti è chiamato layering. Tipico esempio è un suono di piano insieme a un tappeto di strings, ma una moderna workstation può andare molto oltre. Possiamo sovrapporre parecchi suoni sia a livello di parte che di elementi. Vi faccio vedere qualche esempio e più avanti vi spiego come si fa. Ok, prima di cominciare facciamo un breve ripasso sulle caratteristiche base di Modix e Montage. Come sono organizzati i suoni in queste tastiere? Ho spiegato qualcosa nel video I primi passi, ora vi faccio vedere un veloce riassunto. Generalmente si usa una performance per ogni brano, che possiamo inserire in un live set, per richiamarla quando serve. Con questi due pulsanti sul pannello possiamo visualizzare la performance attuale o le schermate dei live set. Possiamo considerare i live set come repertori o scalette. Abbiamo 8 banchi user, banco, da 16 pagine ciascuno. Ogni pagina contiene 16 slot. Quindi abbiamo oltre 2000 slot disponibili, in ognuno dei quali è possibile inserire il collegamento a qualsiasi performance. Essendo collegamenti, se ne cancellate uno non viene cancellata la performance. Cliccando Edit possiamo incollare altrove la performance attuale o anche cancellarla. O scambiare gli slot, modificare il volume, aggiungere un breve testo, cambiare il collegamento, eccetera. In aggiunta agli 8 banchi user, scorrendo a sinistra troviamo un banco preset. Qui gli slot non si possono modificare, non c'è il pulsante Edit. Se abbiamo caricato librerie contenenti live set invece, scorrendo a destra li ritroveremo. Io qui non ne ho. La performance invece è un contenitore dove troviamo almeno un suono chiamato parte, fino a un massimo di 8. O meglio, può contenere fino a 16 parti, ma con la tastiera possiamo suonare solo le prime 8. Le altre possono essere eseguite da dispositivi MIDI esterni oppure il sequencer interno o usate per il morphing FM. Ora guardiamo ad esempio questa performance. Contiene 4 parti. La parte 1 è obbligata, si può scegliere e modificare ma non la possiamo cancellare. Le altre 7 possono essere aggiunte se ci servono, in qualsiasi posizione, e anche cancellate se invece non ci servono.
Diamo un'occhiata a questa icona. Il tastierino si chiama Keyboard Control. Se è attivo, collega i tasti al generatore sonoro della parte in questione. In pratica è l'interruttore della parte. Se sono spenti, la parte è ignorata. Notiamo però che se la parte è selezionata, suona comunque. Per deselezionare basta toccare il nome della performance. Vediamo gli altri pulsanti. Mute blocca l'uscita audio della parte. Solo fa suonare esclusivamente la parte in cui è selezionato. Che differenza c'è fra mute attivo e keyboard control spento? Sembrano fare la stessa cosa, ma guardiamo meglio. Se metto la parte in mute e il keyboard control è attivo, la parte non emette suoni. La parte non emette suoni, ma riceve comunque i dati dalla tastiera. In questo modo però sottrae risorse alla polifonia dello strumento. Perciò nella maggior parte dei casi, quando la parte non va suonata, è meglio semplicemente disattivare il keyboard control. Ricordo che è possibile salvare nelle scene tutte queste impostazioni. Ho fatto un video apposta. Toccando il numerino qui sotto e girando la rotella posso regolare il volume della parte. Posso regolarlo anche usando il relativo slider. Qui. A condizione che gli slider siano impostati come part e non element operator. Anche questa impostazione viene salvata nella performance. Mi è stato chiesto anche quante performance posso salvare al massimo nella memoria user. Il limite è 640 e non sono poche, ma la tastiera può importare fino a 8 librerie, ognuna con un massimo di 640 performance, quindi oltre 5000, sempre se la memoria è disponibile, perché in alcune performance magari sono contenuti campioni audio e questi possono pesare centinaia di megabyte. Poi teniamo presente che le performance in libreria vanno considerate come preset, perché non si possono modificare. Per lo stesso motivo non possiamo salvare direttamente in un banco libreria. Ma ora finalmente arriviamo all'argomento del video. Per ogni parte posso definire l'area dei tasti in cui questa dovrà suonare. Ad esempio la parte 1. Clicco qui e giro la rotella. Sul pannello per indicare da quale tasto deve cominciare l'aria. E qui per indicare dove finisce, cioè l'ultimo tasto dell'aria. Se la parte deve rispondere su tutta la tastiera, imposto questo tutto a destra e questo tutto a sinistra. Ma nel nostro caso ho due parti e le voglio splittare, cioè separare più o meno a metà. Posso anche cambiare visualizzazione per vedere una mappa delle aree attive su ogni parte. Decido di suonare la parte 1 con la mano sinistra fino al Si centrale. L'altra parte va suonata con la mano destra, quindi comincia dal Do centrale successivo e resta fino alla fine. Chiaramente nulla mi impedisce, se lo volessi, di sovrapporre le due parti o lasciare un vuoto. Ogni parte è totalmente indipendente dalle altre. Per velocizzare l'impostazione dei punti di split, anziché scorrere il cursore con la rotella, posso attivare questo pulsante che mi permette di impostare ogni punto premendo la nota corrispondente sulla tastiera. E se imposto il punto di inizio dopo quello di fine? Semplice. Anziché suonare nell'intervallo, la parte non suonerà in quell'intervallo.
quindi suonerà prima e dopo. Prendiamo una delle performance mostrate prima per vedere come sono splittate. Ognuna ha un'area ben precisa. Ora che è chiaro come impostare i punti di split su ogni parte, posso rivelarvi che questo si può fare anche in ogni singolo elemento, nelle parti di tipo AVM. Lo vediamo meglio da qui. Sempre entro i limiti definiti dalla parte. Layering. Come ho detto, si tratta di far eseguire alla tastiera più timbri insieme. Assegnati agli stessi tasti. Se le parti sono tutte attive, keyboard control sulla stessa area, suoneranno tutte insieme. E ovviamente possiamo farne suonare anche più, 2, 3, 4, perché ogni performance è formata da 8 parti e possono suonare anche tutte insieme. Ogni parte è formata da 8 elementi che possono anche suonare tutti insieme. Quindi in teoria possiamo arrivare fino a 64 timbri differenti da suonare tutti insieme. Di solito comunque non abbiamo bisogno di tutto questo. L'uso più comune del layering, ad esempio, è quello del piano col tappeto di strings o pad, magari quest'ultimo comandato dal pedale espressione. Oppure possiamo sovrapporre piano acustico ed elettrico e magari bilanciare i due suoni ruotando la super knob. E concludo con un altro quesito di molti utenti. Nel video Primi Passi ho spiegato cosa sono le perform preset e quelle user. Ho mostrato come si nominano e si salvano. Ora invece vi mostro come cancellare le performance che non vogliamo più, perché dalla schermata live set possiamo cancellare solo il collegamento. Prima ovviamente dobbiamo sapere quali perform vogliamo cancellare. Se necessario prendiamo nota, poi clic sul pulsante Utility, Contents, Data Utility, tra i vari tipi scegliamo Performance ed ecco elencate tutte quelle user, cioè salvate da noi. Se sono molte possiamo scorrere da qui. Ci basta selezionare quelle da cancellare e premere Delete. Se sono più di una, premere Job, selezionarle e poi premere Delete. Si possono anche selezionare tutte o deselezionare tutte. In conclusione, mi rendo conto che il mio video possa apparire un tantino ingarbugliato, ma queste tastiere non sono giocattoli, hanno una marea di funzioni e di conseguenza imparare tutto non è semplice. Il mio consiglio resta sempre lo stesso, non limitatevi a guardare i tutorial, ma metteteci sopra le mani, è il modo migliore per assimilare concetti e caratteristiche. Ciao a tutti!